Oh, ciao a tutti cari Bass Walkers, ben ritrovati. Oggi inizio un po' diverso, ho suonato un pochino così, giusto per divertirmi un po'. Non è vero, non è solo per divertirmi, è anche per farvi vedere, per cominciare a introdurvi al magico mondo dell'improvvisazione, del solo di basso. Allora, il solo di basso è la cosa più inutile che possa esistere, ecco, quindi sfattiamo tutti i miti, diciamolo subito, quindi oggi stiamo parlando di una cosa inutile, o perlomeno di una cosa non così, che fai video inutili? Sì, è già un po' che faccio video inutili, però se ci piace una cosa è giusto approfondire qualunque tipo di aspetto e l'improvvisazione secondo me è una cosa che comunque per quanto inutile può essere divertente ed è di solito una di quelle cose che creano anche dei problemi, perché improvvisare, fare il solo, cosa devo fare, cosa posso fare, ma le scale, ma poi come le metto in pratica, insomma so che ci sono tanti e tanti problemi. Allora vediamo un po' di oggi fissare dei punti, dei capisaldi da cui poter partire. Ora, se sei di un livello avanzato e già te la cavi con i soli, con l'improvvisazione, hai studiato jazz, chiaramente questo video non fa per te. Oggi mi voglio rivolgere in particolare a tutti quelli che già con un discreto livello, una discreta tecnica sono in grado di accompagnare dei brani, di suonare anche dei brani magari tecnicamente un pochino più interessanti e che però mancano sempre di quella cosa. Faresti solo di basso, ma io non lo so, non ci riesco, non me la sento. Ecco, cerchiamo di iniziare a fare qualcosa, cerchiamo di tirar fuori le prime idee. E come si fa a tirar fuori queste prime idee? Innanzitutto chiariamo che non parliamo di improvvisazione vera e propria o in particolare di improvvisazione jazzistica. Quello è un argomento che richiederebbe ben più di un video, ben più approfondimento e non è questo il contesto. Voglio solo oggi invitarti a provare a fare qualcosa come ho fatto io per esempio su un classico giro blues per iniziare a buttare giù qualche frase e magari costruire un solo a tavolino. Ricorda che spesso anche i chitarristi rock costruiscono dei soli a tavolino, tutti ricordiamo il solo di chitarra di The Wall per intenderci e quello non è improvvisato, è costruito nota per nota, quindi puoi cominciare magari da qualcosa del genere, tiri fuori il tuo jolly che hai preconfezionato, diciamo così, e te lo puoi giocare magari in qualche situazione live o quant'altro. Ecco, come facciamo ad arrivare lì? Chiaramente improvvisazione, composizione, creazione sono tutte cose che hanno un filo conduttore per quanto sono ovviamente cose un po' diverse, però se noi vogliamo provare a creare un solo dobbiamo partire dalla base, quindi partire dal crearlo realmente nota per nota, applicando quelli che sono poi i principi che abbiamo già studiato, magari le scale, magari gli accordi, conoscere un po' di argomenti di armonia. Ecco, sfruttando questi principi dobbiamo mescolare tutto in un calderone e cercare di tirar fuori qualcosa di buono. Ma quelli che io voglio affrontare sono quegli elementi che di solito mancano. Una volta che abbiamo studiato le scale, proviamo a cimentarci in un solo, 9 volte su 10 quello che esce
e già sono stato abbastanza ottimista sulla parte finale perché ho accelerato. Tendenzialmente si suona in ottavi, note ripetitive, si va su e giù per una scala, sempre per gradi congiunti. Cosa vuol dire gradi congiunti? Suono una nota, poi suono quella dopo della scala, non si generano mai dei salti, si fa molta poca attenzione a quegli elementi che poi in realtà sono quelli che possono caratterizzare realmente un solo. Io ti voglio parlare proprio di questi. Allora, ho fissato 4 punti, 4 capisaldi che andrebbero sempre rispettati. Cerchiamo di vederli e poi ti inviterò a provare a creare un tuo primo assolo. Ripeto, puoi scriverlo nota per nota, registrarlo se non hai voglia di metterti sul pentagramma, quello che vuoi, però pensa per il momento un assolo che sia quello, poi te ne inventi un altro, poi te ne inventi un altro ancora e a furia di mandare avanti questa pratica potresti prima o poi essere anche in grado di improvvisare le idee. Ma chiariamo subito quali sono questi capisaldi. Allora, il primo, cerca di pensare sempre per frasi. Quando vai a creare un solo, tu stai andando a sostituirti al solista, al cantante, la chitarra solista di turno, quindi tu crei melodie e la melodia deve essere interessante. Per essere interessante, la melodia deve essere costruita per frasi, semifrasi. Io non posso cominciare a suonare una prima nota e dopo un quarto d'ora non aver ancora deciso dove mi deve portare questa frase e sono qua che giro, che suono. No, ha una nota iniziale e una nota finale. Una frase intendo questa. E questa è una. Poi gli rispondo. E questa è un'altra, capisci? Ho creato una frase, ho lasciato un po' di suspense, ho creato una sorta di sospensione, poi gliene ho buttata dentro un'altra. Queste botte e risposta funzionano sempre, sono queste che devi cercare quando vai a creare un solo. Non pensare a un solo nella sua interezza, 2 minuti, oh cacchio, 18 giri che devo fare. No, pensa a una frasettina e poi te ne inventi un'altra. Una frase è anche composta banalmente da 2 note, 3. Vedi quante note sto facendo per ogni volta, però potrebbero avere un senso in certi contesti ed è anche questo che funziona, quindi l'importante è ricordarti di pensare sempre, sempre, sempre per frasi. E qui mi ricollego al secondo punto, una frase può essere pensata non sempre solo in un punto della tastiera, devi cercare, questo è un prerequisito fondamentale, di conoscere bene la tua tastiera, non devi pensare per esempio se voglio improvvisare su una pentatonica minore alla posizione 1-3, 1-3, 1-4, insomma quello che è. No, devi pensare alle note che sono contenute in quella scala. E dove le trovo quelle note su quella scala? Le trovo su tutta la tastiera. Se io vado a cercarmene in tutta la tastiera, occupo diversi range, diverse sezioni del mio manico, quindi andrò a suonare magari su note molto basse, ma anche su note molto alte. E questo crea molto interesse perché tu vai a sfruttare elementi che hai solo tu all'interno della band, frequenze che hai solo tu. Quando io vado a fare una frase qui, questa frase me la posso permettere io su un basso a 4 corde, figurati un 5 se lo usi, note veramente basse, ma intanto poi mi sposto e arrivo magari a rispondere con un'altra frase su frequenze molto più alte, addirittura dopo il 12°. Questa alternanza genera interesse anche questa volta perché il nostro scopo è quello, mantenere l'attenzione. Ma il suono di basso rompe sempre le balle. C'hai ragione, però se magari lo fai un po' divertente, magari ne rompe un po' meno, ecco, magari uno 30 secondi in più ti ascolta. Questi sono gli espedienti da usare, capisci? Quindi uno pensa sempre per frasi. Mi fermo e faccio un'altra. Mentre creo queste frasi, cerco di esplorare un po' tutta la tastiera, chiaramente con senso compiuto, non devi buttare dentro note, non metto qua, faccio una bella scala su 2 ottave, che fate 2 ottave, no, ok, non è quello, cioè devi cercarti comunque delle frasi che siano interessanti, però alternale un po' su tutta la tastiera. Ecco, non sto insistendo molto su che scala usare, io ti ho fatto un esempio banalissimo su una base blues, ho usato banalmente una pentatonica, proprio perché non voglio addentrarmi nei meandri dell'armonia, quando usare quale scala su quale accordo, quelli sono studi più di tipo jazzistico che riguardano l'armonia e sono prerequisiti fondamentali se poi la tua improvvisazione dovrà evolversi in qualcosa di un pochino più complesso. Noi stiamo parlando di un livello base oggi in cui io voglio cercare di inserire un piccolo solo, una tantum all'interno di un repertorio. Ecco, questo deve essere chiaro, deve essere il nostro scopo. Quindi va benissimo una pentatonica, se vuoi esagerare va benissimo una mixolydia, cerca di non andare a fare cose troppo complicate dal punto di vista melodico armonico, stai su
cose semplici, ma cerca di lavorare su questi 4 elementi di cui ti sto parlando oggi. Abbiamo detto 1, il fraseggio, quindi pensa per frasi. 2, il range, ovvero l'estensione della tastiera, cerca di muoverti un po' ovunque, di cambiare il più possibile proprio per dare varietà nell'unità. Un altro aspetto molto molto importante, questo è il numero 3, è il senso ritmico, l'aspetto ritmico. Se l'hai visto un paio di settimane fa, ho fatto un video incentrato più che altro sui fill di basso. Ecco, i fill di basso sono solo l'inizio di un discorso, del discorso che stiamo facendo oggi. Diciamo che oggi è un po' la continuazione. Il fill di basso può durare una battuta, quando è esagerato 2/4, ecco, uno spazio molto piccolo, e gli elementi però che siamo andati a vedere per cercare di crearlo sono molto simili, possono essere molto simili. Anche per fare un solo ti puoi prendere il Dante Agostini, come dicevo in quel video, ed applicare le note a certe ritmiche, però chiaramente devi farlo per diverse battute, perché è un solo, quindi un solo ovviamente non finisce lì, quindi puoi prendere una cellula ritmica, poi un'altra ancora. Va benissimo come sistema, un po' macchinoso. Il mio consiglio è di arrivare a fare un solo quando magari hai già qualche idea ritmica in più, ma sperimenta. Ecco, la cosa che devi fare è, se stai cercando di costruirlo nota per nota il tuo solo, come abbiamo detto, di pensare per frasi, di variare i range, prova a variare la ritmica, prova a pensarti una frase così e quella dopo, e poi magari quella dopo ancora, e poi per dire, cioè comunque cose ritmicamente diverse tra loro. Metti una ritmica in un modo, qui un'altra ritmica e la metti qui al centro tastiera, un'altra ritmica va in alto, capisci che già le tue frasi cominciano a prendere più senso. Ovviamente non ne parlo, ma è scontato che anche qui, esattamente come dicevamo per i fill, sarebbe utile aiutarsi anche con qualche espediente tipo le legature, i trilli, perché no, qualche bending, capisci? Comunque un solo, puoi fare un po' quello che vuoi, lavora magari su quelle cose che sono tipiche del nostro strumento. Il pianista non potrà mai mettere un bending, capisci? Noi ce l'abbiamo, che cacchio ce ne frega, sfruttiamolo, cioè facciamo il solo di basso. Il solo per definizione è qualcosa che fa uscire le potenzialità di quello strumento. Ora, se non abbiamo un'ipertecnica, neanche io ce l'ho e non ce la voglio avere, sfruttiamo gli elementi dello strumento stesso, cerchiamo di far cantare lo strumento per come deve essere. Questo è un po' lo scopo. Quindi questi sono i primi 3 elementi. L'ultimo, ma non meno importante, è sicuramente l'aspetto dinamico, l'aspetto della dinamica, che io, attenzione, mischio anche insieme a quella che chiamo intensità, densità. Cosa vuol dire? Sono 2 concetti diversi, ma possono entrare nello stesso contenitore. La dinamica, lo sappiamo, è la variazione di volume. Questo a volte, mentre improvviso magari su una base di una band, ovviamente, può essere fatto insieme agli altri. Se io vedo che le dinamiche si stanno abbassando, cioè tutti magari sono stanchi, abbasso il volume anch'io. In realtà dovrebbe funzionare al contrario, sono io che faccio il solo, che guido la band. Se mi viene voglia a un certo punto, arrivato sulle frequenze alte, di pestare come un matto, allora magari gli altri mi ascoltano e mi vengono dietro. Poi mano a mano, gradualmente, meno note e magari suonate più piano, e allora anche gli altri magari mi seguono e creiamo nuovamente interesse. Qualcosa che sta cambiando, è qualcosa che attira l'attenzione. E quando parlo di dinamica e mi riferisco anche alla densità o all'intensità, intendo che magari faccio meno note, capisci? Io posso riempire un solo con tantissime note, faccio i sedicesimi, faccio le scale avanti e indietro, bello in un punto, ma è bello non se è tutto così, ma se la sua alternanza, chiamiamola così, è qualcosa in cui vado a svuotare di volume, ma magari vado a svuotare anche nel numero delle note. Come ti dicevo prima, una frase può anche essere 2 note. Tu immagina la classica progressione blues, suono 2 note, questo la, scusami, questo do e questo la suono sul primo grado, quindi un la settima, corrispondono rispettivamente a una terza minore e a una tonica, ok? Quindi siamo in blues, quindi anche se c'è la terza maggiore nell'accordio, nel fraseggio metto quella minore. Poi quando l'accordo cambia, io continuo, generando questo effetto in cui sento l'armonia sotto che cambia, ma la melodia che rimane costante. Tanto queste 2 note anche sul re settima ci stanno, perché il do è proprio la settima, mentre la rimane la quinta del re settima, la tonica si sposta a essere una quinta. Quindi capisci che anche queste piccole cose possono fare molto. Ripeto, sono tutti elementi su cui ti sto invitando a riflettere, ma l'importante è che tieni sempre ben presenti questi 4 punti. Ora, non te ne andrai da questo video facendo il solo della vita.
quello che voglio fare è invitarti proprio a cercare una costruzione logica, anche meccanica all'inizio, perché è l'unico modo per riuscire poi piano piano a comprendere al meglio questi meccanismi, e una volta che li hai compresi al meglio, ovviamente potrai anche gestirli in fase di improvvisazione vera e propria. La cosa più difficile che puoi fare, e anche più sbagliata, è far partire una base e improvvisare chiccato cato. No, non funziona così, perché se non hai gli elementi, chiaramente la tua mano continuerà a fare le cose che ha sempre fatto. Ti sei esercitato fino ad ora su una pentatonica avanti e indietro in ottavi, nel solo metterai la pentatonica avanti e indietro in ottavi, capisci? Devi fare prima assolutamente una fase di ricerca, togli anche la base piuttosto, mettila lentissima, però cerca di lavorare sugli elementi di cui ti ho parlato oggi. È un procedimento abbastanza lungo, ci vuole tempo, ci vuole pazienza, ci vuole costanza. Se avrai questi 3 elementi, con questi 4 capisaldi dovresti riuscire ben presto ad arrivare a creare un solo dignitoso. Bene, spero di esserti stato utile, spero che ti piaccia fare dei soli, anche se, ripeto, sono decisamente inutili. Spero che ti sia piaciuto quindi questo video, fammelo sapere nei commenti, lasciami un like e iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Ti ricordo come sempre che mi puoi trovare anche sugli altri social, in particolare su Instagram, su TikTok, mi puoi venire a trovare sul sito dove trovi tutti i miei videocorsi, tutte le mie lezioni di YouTube, anche vecchie e passate. Puoi iscriverti alla newsletter per rimanere sempre aggiornato, non invio spam, invio solo 3 letter alla settimana. E questo è tutto anche per oggi, ti saluto e ti rimando alla prossima, ciao ciao!